Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia e di Ciccio. Eccolo qua, vedete il nostro Ciccio dopo tutto questo tempo ancora come bello vivo? Guardate tutti quei buchini, Quante belle puzzette che fa. quante belle puzzette che fanno i batteri. Scusate. Ma quelle sono. Quelle sono infatti. Allora, che cosa ci stiamo accingendo a fare? Faremo per caso un primo? No, che con lievito. Faremo per caso il sugo? No, con lievito. Faremo per caso la pizza? E basta. No. Facciamo sì, io facciamo il certo. lievito madre. Facciamo il pane di Matera. Questa qui è una ricetta che ho visto proprio questa mattina e che mi ha data la signora Wanda Tarquinio, che fa parte del nostro gruppo Tutti a Tavola con Silvia. Grazie Wanda. Grazie mille Wanda. Questo è proprio quello che vi dicevo, no? Il fatto che su questo fantastico gruppo che abbiamo creato, dico fantastico non perché l'abbiamo creato noi, ma perché le persone che ne fanno parte sono veramente fantastiche, c'è questo scambio di ricette, esattamente, e ovviamente io menziono le persone che ci danno le ricette, quantomeno mi sembra doveroso. Allora, a questo punto vi faccio vedere. Ma che facciamo il pane quale? Pane di Matera. E che caratteristiche ha? È un pane di semola di grano duro, rimacinata. Gli ingredienti: abbiamo 450 grammi di farina di semola rimacinata. Lei mi ha dato la dose per fare un pane più grande, ma io ovviamente farò la metà dose. Sale quanto basta, nel senso quanto ne preferiamo. Su 450 grammi probabilmente ne andrò a mettere un cucchiaino e mezzo, non di più. 300 ml di acqua calda e 100 ml, 100 grammi di ciccio, che poi andrò a rinfrescare. Allora, che cosa dobbiamo fare? Semplicemente mettere tutti gli ingredienti in planetaria con l'ordine che volete, tranne il sale che metteremo per ultimo. Ok, quindi io ho già messo i 450 grammi di farina, andrò a mettere i 300 ml d'acqua. Adesso preleverò 100 grammi di ciccio, quindi mi avvicino, eccolo qui, e vado. Intanto che prelevi ciccio. Sì, è una ricetta anche troppo. È una ricetta lunga? Sì, perché questa va praticamente a lievitare tutta la notte in frigo. Ah, quindi è una ricetta molto lunga, quindi per domani. Sì, esatto. È una ricetta molto lunga. Eccolo qua, 100 grammi di ciccio sono andati. Però è una ricetta comunque a basso costo, perché non mi sembra... Assolutamente sì, assolutamente sì. A parte che il pane comunque in linea di massima non costa mai tanto farlo. No, infatti. Planetaria, e lo facciamo impastare per qualche minuto con il gancio. Quindi ci vediamo dopo impasto pronto. Hai impasto pronto? Che come dovrebbe essere l'impasto? È piuttosto molle, ok? Mi raccomando, dopo che che è stato impastato per 5 minuti, aggiungete il cucchiaino e mezzo di sale, o 2 cucchiaini, o un cucchiaino solo, o non mettetelo affatto, decidete voi. Quello va a sensazione, va a quantità, rispetto a chi ha insomma problemi con, che ne so, la pressione eccetera eccetera, magari non lo metta, ok? A dopo. Eccolo qui, l'impasto dopo essere stato impastato nella planetaria, e adesso lo andremo a lavorare un pochino con le mani. Ovviamente ho aggiunto il sale, come vi avevo detto. Mettete poca semola sul piano da lavoro, vedete è mollo e appiccicoso un pochino, deve essere così. E adesso andremo a fare le nostre pieghe. Lo facciamo a clurgione, se lo chiediamo. Sì, è vero, somiglia un po'. Facciamo di nuovo. Ho un grosso raviolo al vapore. Più o meno. E adesso
formiamo una palla. Questa palla la andremo a mettere dentro una ciotola con un pochino di farina di semola e la lasceremo lievitare a forno preriscaldato e spento per un paio d'ore, o se avete casa molto calda va bene anche fuori dal forno. Noi no, quindi Quindi vediamo quanto lievita in un paio d'ore. vediamo quanto lievita in un paio d'ore. No, non è che vediamo quanto lievita, deve stare prima per un paio d'ore, poi dopo lo rimpastiamo di nuovo e lo metteremo nel frigo per la lunga lievitazione. Dovrà stare tutta la notte. A posto. Nella ciotola con un po' di farina, coperto con la pellicola, ci vediamo tra un paio d'ore. Allora, questo è il risultato, come vedete è raddoppiato tranquillamente. A questo punto lo andiamo a rimpastare per far sì di renderlo ancora più forte. Quindi ho messo un po' di farina, che non è sufficiente, poca. Ecco qui. Prima lo impastiamo in questo modo, poi lo allunghiamo. Che caratteristiche ha questo pane? È croccante fuori, morbido dentro? Esattamente. Ah, E io l'ho buttata lì. è proprio così. Facciamo di nuovo le pieghe. Le facciamo 4-5 volte, in questo modo. È morbidissimo proprio, Sì. cioè già la vista è morbido. A questo punto rifacciamo la nostra palletta, mettiamo un altro po' di farina nella ciotola e lo mettiamo a lievitare al frigorifero coperto con la pellicola. Quindi ci rivediamo direttamente domani mattina. Allora, sono passate buone 12 ore perché scusate, come ricordate l'avevamo messo a fare una lunga lievitazione nel frigo. E infatti l'impasto è bello duro. Tosto. Certo, per forza. A questo punto lo vado a rimaneggiare un pochino. Cioè il contrario di ieri che era morbido morbido. Esatto. Oppla. E faccio di nuovo le altre pieghe. Ma è il tipo di farina che dà È il questo... tipo di ok. farina. Di nuovo altre pieghe. È molto più difficile adesso. Adesso ci vuole forza. Poi dopo tutte queste pieghe lo possiamo mettere in forno. No, dobbiamo farlo di nuovo, riprendere a temperatura ambiente per altre 2 ore, poi gli diamo la forma e poi Finalmente si mangia. finalmente lo possiamo mettere nel forno. Eccolo qua. A questo punto vado a lavare la ciotola, lo andrò a rimettere nella ciotola con nuova carta
trasparente e ci rivediamo a lievitazione ottenuta. Quindi un paio d'ore? Un paio d'ore più o meno. Dopo. Mi sa che è lievitato un po'. Che dici tu? Sì, sì. Ok. Allora, intanto che adesso facciamo le piegature, di nuovo le pieghe e poi proprio lo mettiamo in forma, ho acceso il forno e l'ho messo al massimo perché i primi 10 minuti deve stare proprio al massimo del forno, poi bisogna abbassarlo a 200 per 40 minuti. Quindi adesso andiamo a mettere in forno? Sì! Perché abbiamo cominciato il video che il Covid ancora non era scoppiato. Ah, simpatico. Allora, andiamo a staccarlo da qui. Certo che il nostro Ciccio fa proprio un buon lavoro, Sì. si comporta veramente molto bene. Ciccio sarebbe il nostro lievito madre, per chi non lo sapesse, per chi non ha seguito la storia. Allora, un po' di farina, se no si appiccica sul tavolo. Lo stendiamo con le mani in questo modo. E questo credo che sia l'unico pane dove dobbiamo utilizzare anche l'avambraccio. In che senso? Ora vediamo. In quel senso lì proprio. Allora, arrotoliamo, poi tiriamo, pieghiamo, giriamo, chiudiamo, arrotoliamo, usiamo l'avambraccio, facciamo le pieghe, scusate, i tagli E così e pigiamo qua dietro. E così si crea il pane di Matera. E così si crea il pane di Matera. Ecco, tagliato meglio. A posto. Ovviamente io sono una, come si dice? Novizia. A parte novizia, ma proprio una che non è che è una chef o comunque una fornaia di quelle fantastiche. Quindi sicuramente ho fatto degli errori. Se avete da darci dei consigli, noi siamo qua. Dateceli. Che siano consigli creativi e non tipo quanto olio hai messo per fare le patatine fritte. Cioè, scusate, Ok, allora, in forno al massimo per 10 minuti, forno già caldo, dopodiché per 40 minuti a 200 gradi. A dopo. A dopo. È perfetto. Diciamo che è venuto abbastanza bene, adesso perfetto no, nel senso che comunque il disegno deve essere differente, però ripeto, io sono una novellina e quindi... Adesso lo tagliamo. Eh sì, io... Lo sai fare con un colpo solo? No, scusate, prendo un po' di carta perché non mi vorrei questionare la falange, com'era? La palmipede dove ogni falange è attaccata a mano, a mano. Ehi, che? Ecco qua. Wow. No, ma la croccantezza è fantastica. Sì. Bene, bene. Considerate che è incandescente, l'ho tirato fuori il resto dal Si vede forno. anche il fumo. Quindi devo No, dire... non assaggio perché non vorrei lasciare che il Guarda, pezzo di ti- carne che riempie la cavità orale. La lingua, cioè. La lingua. Ok. Biscotto, eh? Buono. Sì. A tavola con Silvia. Dica. Complimenti Grazie. e ci vediamo alla prossima ricetta. Te l'ho lasciato un pezzetto. Ciao a tutti. Ciao.